Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 20 marzo al 2 aprile, dove troveremo la luna piena in bilancia. Vi ricordo prima di iniziare che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo innanzitutto ad accendere la nostra luna e vedere dal punto di vista astrologico cosa ci porterà in genere un po' per tutti quanti questa luna piena in bilancia. A favore abbiamo maggiore riequilibrio, realizzazione interiore, maggior sensibilità, però da poter sfruttare per vedere, fare arte, bellezza, qualcosa che può aiutarci anche a migliorare la comunicazione e quindi alcuni legami, alcune relazioni possono migliorare e rafforzarsi e infatti alcuni conflitti si possono risolvere molto facilmente. C'è anche possibilità di carriera e miglioramento, quindi anche negli ambiti pratici, quelli materiali. Di contro dobbiamo fare attenzione un po' all'indecisione, incapacità di prendere alcune decisioni importanti, rigidità o severità, forse anche un po' di pigrizia, di inazione e instabilità nelle proprie idee, quindi un po' di insicurezza e umore mutevole che possono confondere un po' la nostra bussola. Adesso andiamo a vedere gli oracoli per voi cosa vogliono dirvi. Partiamo con il primo, che di solito vanno a rintracciare o il momento presente o un qualcosa che dobbiamo risolvere o fare attenzione in questo periodo, oppure un qualcosa che possiamo anche ottenere. Siccome magari molti di voi sanno cos'è la bella donna e che quindi il riferimento è molto, molto facile purtroppo, o abbiamo a che fare o avremo a che fare con persone velenose, tossiche o inaffidabili o situazioni dove dobbiamo muoverci con molta calma, con molta discrezione e tanta tanta prudenza. Se avete a che fare con una persona tossica che non si può proprio evitare, allora meglio stare in guardia, meglio essere molto molto cauti anche nelle nuove conoscenze e oppure difenderci da alcune circostanze. Quindi per questo come prima carta salta fuori una specie di avvertimento e di consiglio di fare attenzione per andare a disinnescare magari alcuni atteggiamenti, alcune persone e quindi è vero che è una carta negativa, certo, assolutamente sì, però non vuol dire che tutto il periodo andrà in questo modo. Magari qualcuno da lassù vuole darvi questo messaggio per aiutarvi a migliorare certi aspetti e quindi correre subito ai ripari e volgere un qualcosa a vostro vantaggio. Infatti adesso andiamo a vedere insieme altri messaggi per voi. Qui troviamo la luna calante. Si riferisce a una fase di transizione e di passaggio dove potremmo sentirci un po' sospesi tra l'incertezza. Abbiamo visto che questo periodo purtroppo può portare a una fase di indecisione e di incertezza, quindi dobbiamo riflettere tanto, forse riflettere su noi stessi, perché quando si affronta un passaggio importante vuol dire che abbiamo bisogno di lasciarci alle spalle il passato o un qualcosa che non è andato bene, che non ha funzionato. Quindi abbiamo bisogno di prendere tempo per forse anche rimarginare delle ferite o anche per proteggerci. Infatti prima abbiamo visto il riferimento alla protezione, quindi di capire che magari in un ambito abbiamo bisogno di rigenerarci, di riflettere su alcune cose, in altre situazioni, soprattutto nelle relazioni, di proteggerci e cercare di capire come intervenire, che cosa fare e soprattutto cosa dire. Adesso vediamo l'altro messaggio, è prendere la luna.
In questo caso è, molto più positivo effettivamente. È vero che spesso ha a che fare con le relazioni con le persone che abbiamo intorno, perché ci parla di attrazione, però non solo, a volte anche si può riferire a questioni pratiche, lavorative, cose legate al denaro, alla carriera. Quindi ha una duplice valenza, quindi io consiglio sempre di ascoltare e vedere di adattare a quello che state vivendo. Parlando di attrazione a livello fisico, mentale, nei confronti di una persona, quindi possono esserci dei flirt, una nuova storia romantica, oppure la propria storia, la propria relazione può migliorare, può intensificarsi, quindi di capire effettivamente se ci possono essere delle nuove conoscenze, anche degli incontri semplicemente per amicizia e per divertimento, dove trovare una particolare connessione. Quindi ci consiglia di lasciarci andare, che sia appunto dal punto di vista relazionale di nuova conoscenza o anche di lasciarci andare per forse provare a fare un qualcosa che ci piace, un qualcosa che, magari forse volevamo fare già da un po' di tempo. Può essere un'idea, può essere un progetto, come vi dicevo, legato anche alle questioni lavorative e pratiche. Ci mettiamo anche, un hobby, una passione. Adesso procediamo con gli altri messaggi dall'oracolo dello sciamano. Altri messaggi che possono intensificare un po' quello che abbiamo già visto, oppure possono esserci anche altre indicazioni. Vediamo, troviamo la carta acqua. Mi piace tanto questa carta perché, l'acqua come messaggio è, un messaggio di purificazione, di rigenerazione, di emozioni, che devono essere esplorate. Forse per comprenderle meglio, cosa si muove dentro di noi, forse per guarire, alcune emozioni, soprattutto quelle che poverine sono ci hanno portato delle ferite, oppure anche di trovare motivazione per fare delle scelte importanti. Questa si collega un po' a quella fase di riflessione, di pausa e può esserci una rinascita creativa, una nuova abitudine, riflettere su cosa si sta chiudendo e cosa si prepara, a nascere. Quindi direi che è un ulteriore messaggio sia di chiusura, abbiamo visto, di protezione importantissimo, magari qui possiamo anche proteggerci chiudendo alcune circostanze o chiudendo, forse, non dico chiudere totalmente, lasciare andare o affrontare in modo diverso una relazione. E poi troviamo, la croce andina, molto particolare come messaggio perché, indica l'attesa e ci consiglia di aspettare un momento più favorevole e nel frattempo, aver più consapevolezza, soprattutto della nostra saggezza, cioè di capire quando muoversi o stare fermi. Per molti può essere l'inizio di un viaggio interiore, per altri un vero e proprio viaggio, per altri ancora, alzare il nostro sguardo verso altri orizzonti, oltre la quotidianità e quindi andare a cogliere ulteriori opportunità per noi. Semplicemente alzando lo sguardo, semplicemente guardando da altre, parti. Forse tendiamo a guardare un po' troppo solo intorno a noi il nostro cantuccio. La redenzione dell'anima è molto forte come messaggio perché parla di impegno, ma di impegno soprattutto di onorare se stessi, di riconoscere, ciò che è trascurato o disperso, di recuperare e ricordare per guarire, proteggere i propri spazi, sia interiori sia esteriori, di non illuderci e, di evitare la distrazione, perché possiamo disperdere le nostre energie. Quindi di tornare
alla nostra rotta, al nostro percorso autentico, e quindi di seguire ciò che per noi è giusto e ci crea, benessere. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!